No. Aspetta che metto il link, dovremmo esserci. Aspetta. Allora, ok, questo è questo. Allora, ok, e invece questo è quello. There are many dangers when you adventure. What a way to kick off our show! I can't believe Minecraft and Dungeons & Dragons are teaming up. I know! Can't believe. Minecraft fans and their friends now get to battle all the classic monsters from D&D. What an amazing way to unite these two worlds. And for our D&D fans, we have a little something extra to commemorate your new Minecraft adventure. You can download a special Minecraft Monsters Compendium at minecraft.net and on D&D Beyond at no cost. It features some of your favorite Minecraft mods for you to add to your games. We're going to reveal all the new and exciting things coming to Dungeons & Dragons this year. Yes. From the star-studded D&D movie coming out this spring to riveting reveals in the realms of digital, print, collectibles, and more. You can track what's coming up next right here on the screen, so you'll be sure to catch your favorite announcements. And of course, you'll have us with you every step of the way. I'm your host, Gina Darling, and next to me is this strapping young man. I'm Iffy Wadiway. We've been a part of this community for a long time, and we know there are millions of fans out there who can't wait for all this new content. We're here to tell you everything you need to know about what's going on in the world of D&D. All right, let's keep the momentum going with the stars of the upcoming Yes. Paramount picture, Dungeons & Dragons Honor Among Thieves, right here. Ok, ciao ragazzi, ciao persone. Vabbè, questo lo sappiamo. Peraltro sapete benissimo che ho fatto una parte in questo film. Bene, sì. Rimane la canzone perfetta. Per qualsiasi trailer, per qualsiasi roba. Ciao Azu. Ti mettiamo solo in audio, va bene Azu? Tolgo la cam così va Sì, meglio. sì. Allora. Allora, io ve lo dico, io ho visto il film ed è incredibile. Non ho sentito la mia voce doppiata perché in realtà non era ancora... Cioè, l'ho visto in lingua originale a Parigi. Il film fa veramente ridere ed è veramente una campagna di D&D. Quindi in realtà, sì, domani sera andiamo a vederlo noi. Domani sera andiamo a vederlo. Ah sì, dobbiamo prendere il biglietto. No, vabbè, ma è incredibile. Il film è veramente divertente. Io pure vado domani sera a vederlo. E allora poi ci dici. Aspetto con la scena. Zio, facciamo ridere. Questa è la sequenza in cui siamo io e Guglielmo. One more question, right? Yes. No, that wasn't for you. Did that count as a question? Yes. Damn it. Only answer when I talk to you, okay? Yes. Why did you say okay at the end of that? I didn't. Fantastic. Ragazzi, è fatto veramente bene. Fa ridere così tutto il tempo, considerate. No, Flack, era in inglese con i sottotitoli in francese, meno male, peraltro. Vabbè, e hanno già annunciato Minecraft D&D, peraltro, eh. Sì, devo capire perché already got my hanno parlato di un compendio, però non ho capito come si trasformerà questa cosa all'esterno del gioco. Bisogna vedere, bisogna vedere. Trailer, I wanted to make a bard like Chris Pine's character, so I went to playdnd.com and found one of these pre-made character sheets. Then I filled out some stuff and made up a name, and ta-da, character created. Hey, sorry. What if he's trying to Ecco, a say me questa roba qua mi fa cagare di loro che fanno le going to cose. playdnd.com and create a character of your own, right? Yeah. Perché gli americani hanno bisogno di essere tipo super venditori. Ah, ok. On how to teach your friends about D&D. Take it away, Joe Cat. Vediamo. So what do you say? Interested? I don't know. I'll think about it and I'll get back to you. Oh, okay. Well, no worries. We can talk about it later. Cavolo, Devo di avvicinarmi avvicinarmi. un po', sì, sì. So you want a game with your friends, but they are all new and have trouble playing pretend. It all seems so hard to be in the right cards just to play. Do I know you? But luckily hope is not lost.
Despite how it seems, gallo, there sì. is very little cost. In fact, it's quite painless, in some ways even brainless. And so I will teach you today. First, Io già ho capito dove vogliono andare. get your friends together, and yes, you have them pique their interest, and then you grab them, show them live plays or run short clips or even the D&D movie. Then set a time to start playing weekly, make some characters that uniquely fit their fantasy, or dumb memes or something completely left field but groovy. Tell them it's their chance to star in their own series where they can do anything, save the world or be the villain. Use an imagination, you can even smooch a king. This all sounds fun and everything, but I have a few concerns. Like? I can't voice act or sing good songs. Embrace the bad. It's fun as heck. I'm scared I might get rules all wrong. Just make some up, or you can check. But who will be the dungeon master? Who knows the most, or the bravest friend? But what if it all ends in disaster? Learn from mistakes and try again! Grab pen and paper and starting rule set, and that's all you will need to start that game of D&D with your friends. Can I have cars and laser guns? Sure, or like fantasy, then do sci-fi. Any setting can take its place. D&D il musical mi mancava. D&D Music mancava, soprattutto stanno facendo di tutto per far giocare le persone a D&D. Qualsiasi cosa. Il prossimo passo è andare nelle case Sì, delle sì, sì, persone, con una dargli pagnotta e dire guarda, gioca, ti prego. And grab some dice, then go and grab your friends. Comunque si vede che loro non hanno a fare disegni. Sì. Yeah! Cioè, solo per... Sì, solo per play D&D. Vabbè, that the vabbè. D&D movie is going to introduce the game we all love to millions of new potential fans. Esatto. We want to welcome all these new adventurers, no matter how they want to play. And your friendly local game stores around the world will join non lo so, in on Andrea. the D&D celebration with an introduction to D&D games from April 6th to April 9th. Cioè? Let's give every new adventurer an enthusiastic welcome. Non lo so, to Rick. D&D together. And here is another great way to make that movie experience come to life with Hasbro's March Monster Madness. Please, please, I'm begging you, please have the owlbear. I would sell my sibling Ma for cosa, owlbear ma right now. cosa stai di... Ma co... Hi, my name is Emily. I use she, her pronouns, and I am the brand manager for Dungeons & Dragons. Carino, toys she, over her. at Gli mettono Hasbro. il... We've been working on a lot of awesome D&D toys this year to Figo. celebrate the upcoming theatrical release, Dungeons & Dragons Honor Among Thieves, and D&D lore in general. Okay. Some of my favorite toys that we're making include our Golden Archive collection, which are our 6-inch scale figures that have premium deco, they're highly articulated, they're so much fun to play with. Me l'hanno We have dato! our Cartoon Classics assortment that celebrate the 40th anniversary of the 1980s cartoon, and our dice lens, questo lo which vi... are belli. D20s Guardate, that convert into your mi hanno favorite dato D&D Hugh monsters. Grant. Today, I am so excited to get to show to you, for the very first time, 3 of our upcoming Guardate. Golden Archive monster releases. So we have our new Golden Archive Xanathar, our lore-inspired Xanathar, Owlbear, and Lorso then Gufo. our Dungeons & Dragons Honor Among Thieves Displacer Beast. All of these are absolutely fantastic figures that you are definitely going to want to add to your collection. If you'd like to learn more about these figures, Comunque please c'è plan on tipo heading over to the Hasbro Post solo page cose da tomorrow venderti at da 11 incredibile. a.m. Eastern Time, 8 a.m. Pacific Time, for a fan No. stream proprietà perché Zero. avevano già e quindi le Zero. hanno solamente fatte. E che non le usavano da non si sa quanto. Cioè la bestia distorsente mai usata. Bellissima, molto bella. And then our Owlbear is going to be a GameStop exclusive with limited quantities available on Pulse. So we hope to see you tomorrow for the fan stream. Thank you so much for joining us and sì, enjoy the rest classica. of D&D Direct. Sono un po' bruttini, Bruttini, sì. Vabbè, non sono action figure. Vabbè, che significa? Che sono brutti. And Displacer Beast from Cioè, c'hai ragione, sono Hasbro. brutti. He's my favorite. Well, check out these stunning secret layer cards from Magic the Oh. Gathering, featuring characters from the D&D movie. What? Oddio! Ah! Mi tocca pialli questi. Questi forse li prendo. Questo forse lo prendo. Questo... Oddio! Ah! Che si gira! E lui è il commander. No, vabbè, sto in fissa. È lei che si gira. Molto bello. Questi li prendo. Il preordine parte oggi. And look,
The regular cards and premium foil cards are on sale today at magicsecretlayer.com. There are so many ways to engage right now with Dungeons and Dragons. We've seen pathways today through film, collectible cards, and figures. But there's nothing as fascinating as a gripping story. And one of the best ways to immerse yourself in the Forgotten Realms is through the mind Full of edition, author vai. R.A. Salvatore. R.A. Salvatore is a New York Times best-selling author, father of the legendary character Drizzt Do'Urden, and creator of the epic series detailing Drizzt's adventures through the Forgotten Realms. You know, Drizzt has been thrilling fans as a noble ranger with impressive swordsmanship and compelling, conflicted personality for 35 years. And now, in the final book, Salvatore's latest series, The Way of the Drow trilogy, is coming out this August to tell us all about his latest book and also what that Neverwinter collaboration was like. Here's the fantasy writing goat himself, R.A. Salvatore. I wasn't planning to be an author. I was a math science major in college. I was going to be a technical writer maybe after I kind of switched over, because after I read Tolkien, I wanted to be a writer, or at least I wanted to read. But I ran out of fantasy books to read, so I wrote my own. When I started writing, Drizzt wasn't even in the outline that I had to do when I was doing the audition to get the first book. And I got a phone call that said, I'm late for this meeting. I have to get in there. And I need a sidekick for Wolfgar. What's his name? And off the top of my head, I said, Drizzt Do'Urden of Daemon de Chesbrennon, the 9th house of Menzoberranzan. She said, can you spell it? I said, not a chance. And that's how he was born. He was the classic, misunderstood, unappreciated hero. People don't get him. They judge him unfairly. Ora sei in coda. He feels like people don't know who he is. They don't accept him. It's not the content of his character with him. Who doesn't feel that way? He just resonates with people. Drizzt believes in personal agency. That's what these books are all about, is personal, individual agency. You are responsible for who you are. It's not hereditary. It's your responsibility. One of the things I've said about these books from the very beginning is that they're how I make sense of the world. I take these characters and I put pressure on them. I ask for answers to the questions I have about the world I live in. And that's what these books have done for me for 35 years. And Way of the Drow is like, it's come full circle. In the third book, Loth's Warrior, this is the fight. Drizzt has come an awful long way. He is the catalyst for the war that's going to happen in Menzoberranzan. He's a big player in this, whether he wants to be or not. And if he dies there, he's okay. Parlami vicino al microfono. Sì, è quella che sta con Ascet, Francesco, mi confermi? And he's completely accepted that. It's very different to write Per chi non lo sapesse, adesso Ascet sta facendo uscire in edicola la serie di libri di romanzi di D&D. Looking at the world through Drizzt's eyes. When I'm writing a video game, however, the most important character in a video game to a player is the one they're playing. Neverwinter. The work they're doing always astounds me. And the fact that they're piggybacking on stuff I did makes me feel very, very good. And what they really want us to do is come in and help them write something that's not in the books. Preso. Makes sense alongside the Fatto. books. So it becomes a true collaboration. Speriamo che non facciano vedere altre robe su Magic, se no... Prendo tutto. Prendo tutto. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, prendo tutto. Ah, oggi solo questo c'è su Secret Lair. Pazzesco. Fighissimo. Questo l'ho preso solo perché ho partecipato al film, che non erano... E anche perché lei si gira, è bellissima lei che si gira. Lei con l'orso gufo, perché la druida con l'orso gufo mi piace molto. Posso dire che non me ne frega un cazzo di questa cosa che stavamo dicendo? Cioè, a me personalmente... non è nemmeno una roba... Dovevano riempire la mezz'ora in qualche modo. Beh, però mazza, mezz'ora è poco. Mezz'ora è niente. Cioè, manco noi riusciamo a fare tutto in mezz'ora. Cioè, mezz'ora per vendere delle carte, delle statuine, non è poco. Beh, però... di più le carte. Esatto, cioè ci ha messo un minuto a far vedere cose. Tipo le 12 riunite farò una diretta a quell'orario. No, sono le 9 di sera. No, 9 di mattina. 9 di mattina. Ah, boh, sai che non lo so. Credo di aver letto 9 AE. Esatto, Andrea, ho preso le foil. And it's a real privilege. And it's humbling, it's inspiring, it's why I do what I do. Paolo. Ciao Paolo. Ancora voi. Ancora. Cos'è? Potrebbe essere videogioco. Non è ancora uscito un bel videogioco tratto da
Beh no, sta per uscire il gioco di D&D però. Sì, non è ancora uscito un bel videogioco attualmente. Aspetta. Beh sì. Ah, Neverwinter, certo. Adesso è uscito? Ah, ok. Gina and I both got to fly out to Washington and meet the developers on the D&D digital Oh, play space. eccoci qua. We are so excited to Sono share all the secrets we curioso. discovered, so check this out. Vai. Hey, how's it going? How's it going? Vediamo un po'. You guys ready to play some D&D? Yes. Oh, yes. So we've got 4 really cool characters here. Is anyone thinking about anything specifically as you're looking at these? I'm thinking Dorbin. Ah, I bello, like his mazza. beard and I want to be a bearded man today. Sembra molto bello. Nice. All right, so you can... Are you having fun dragging him around? Oh, yeah. It's a blast. Ok. I've actually had the sorcerer I've been wanting to play for forever. Is there a way I can just port it in? Yeah, is it on D&D Beyond? Yep. Okay, sweet. There we go, all linked up and ready to go. Woo, huzzah! There's a lot of ways to play D&D online, and not all of them are hitting the big 3 things that we think Quali are sono queste 3 cose che non c'ha fun, avuto? convenience, and authenticity. Ah, quindi parli di Foundry. Oh, hello, welcome to the inn. Have a seat. I'll get some refreshments. What would you have? A nice grog would be nice. I'm really warm. I was standing real close. Ragazzi, non ci stanno facendo vedere un cazzo di niente. Nulla. Good is good. Nulla. Everyone here Dei has token. scratching I token che noises si in the muovono. wall. Esatto. Perché far Martin's vedere like, "Damn rats," and he kicks the wall. lo spazio virtuale in Ma un loro, contesto dove sono un tavolo esatto, coi non ha veramente computer. senso. The walls and kind of look around. Fire breaks out. The whole inn shudders a little bit. Dorbin, do the rats you encounter normally move buildings? Not anyone that I've seen. There might be more to this than rats. What I want to do is connect all my friends and play with them. They're on their computers, they're on their phones, they're on their game consoles, Ok. but we're all Questo è together figo però playing che through the console. same virtual Sì, però. tabletop. So that's the dream right there. Yeah. Ceiling crashes down. Everybody make a dex save. Faccelo vedere. Adesso va giù, no? That's under dexterity. No. This will be the top up there. It'll be dexterity Sì, vabbè. saving Dai, so throw. nice. Però è bella roba del 3D però qua, Cioè che il dado Vabbè. entrava dentro il 3D No, della mappa. no, e lo fa anche, rimandava. lo fa anche Foundry col modulo 3D. ripassa Certo, sulle- assolutamente sì. Allora, poi- Ma tipo da un paio d'anni. But now we're actually testing with friends of people who work at No, è Wizards. bella la resa del sì, ray la trace. resa. Sì, però bisogna vedere It's Come got poi a lot quanta avvicina- roba poi fa. Cioè, bisogna vedere un sacco di cose. Anche l'ingombro a schermo. Innanzitutto quanto costa? Posso dire che a me le basi non mi fanno impazzire. No, ma anche a me, di legno così We're fanno just trying to cagare. like show you where the rules are, not being like, oh, once you get to the end. Però of that, you le can't do location anymore, sono molto 'cause that's belle, not Le really location sono D&D. veramente It's like, belle. if your DM's okay with it and you want to Anche do a lì è flip sempre and il land on solito the table, concetto. then Quanta that's just how possibilità the di game gets played. personalizzazione Yeah, avrai yeah, Sì. go ahead, just put yourself right up on quanto the invece roof. dovrai comprare roba. The ground shakes, Beh, secondo me se c'hai trembles, D&D Beyond and c'hai le cose a dentro a piece questa comes roba qua out per with forza, perché sennò non ha matching senso. Ma D&D Beyond adesso sta diventando un'roba che devi comprare 1000 pacchettini. Per You cui. can have Vabbè, allora La secondo roba che me secondo me faranno è le prossime avventure inseriscono anche la possibilità di averle online. No, guarda, giocato ti live dico nel questo, mappa. secondo me la cosa figa, esatto, artisticamente come dice Paolo è figo, secondo me è come un sistema Apple, cioè è ottimizzato se tu stai nei manuali ovviamente di D&D, perché solo quello potrei fare, e là lì ti diverti, cioè ti giochi i manuali dentro, ti giochi le robe giuste e allora è figo perché è tutto automatizzato, Sì. ed è come avere un gioco che prendi da... Questa roba qui però è fatta molto bene. No, è figo, infatti questo è Questa roba qui figo. degli attacchi è fatta molto bene. Sì. Ma sì, perché riconosce automaticamente le robe di D&D, capito? No, sono molto curioso. Ci saranno poi tutti i manuali. Sì, esatto. Se li hai su D&D Beyond. Esatto. Oh no. You might want to just give this one up and run. So with these tools, Ah, vedi, quando attacca lancia i dadi direttamente con l'attacco. Questo è figo. Share assets. The strength of it is the community, and the community creating everything. And we Ok. create stuff, and then the community tries to one up us, and then we try to one up the community. Vabbè, quello che fa Foundry, Like, ok. That's a big part of it, and you know, having that sort of marketplace where you can just like download other people's stuff and check it out. Ok. That's like a core to the Ok. final experience. Then I'm going to hold out my hands and cast Magic Missile with all of them focused on the Ankeg. We're going to put everything in the monster manual in it. We want you to be able to, you know, play the game as it's written. I have 8 A livello artistico c'ha ragione Paolo, è bellissimo. physical activity.
Bellissimo, bellissimo. Sì, Irene, diventa un videogioco e infatti secondo me non è, cioè il punto è se vuoi giocare a D&D con gli amici e non hai la serata a casa. Io personalmente per il mio privato non mi troverei mai ad usare qualcosa di simile, ma più che altro perché ad un certo punto è anche una tua scelta di quanto personalizzi e quanto è personalizzato quello che giochi. Diciamo che è un modo semplice anche per entrare ed è bello da vedere per chi magari non è una persona che vuole stare con la scheda davanti e basta. Sì, esatto. No, poi bisogna vedere. Dimmi, Azu. Una cosa non ho capito, loro naturalmente stanno parlando perché sono allo stesso tavolo. Esatto. Però poi quando tu sei a casa e vuoi parlare... Beh, ci sarà sicuramente una chat interna, video Sì, però cioè, sarà fatta bene, nel senso... beh, quello secondo me legano a Discord è buona. Ma potrebbe essere. Stanno tutti collaborando con Discord. No, comunque Francesco dice che le animazioni sono molto simili. Sì, perché in realtà loro ci hanno avuto questi belli 3 anni per vedere quello che gli altri facevano e piano piano stanno a copiare tutto quanto, ma giusto, We'd like to go now to the WZK newsroom where they have the latest developments of escape of a life-size mimic. Mimis Unleash. Cioè? Good morning and welcome to ste cagate, porco News, due, where our guarda. top story is the continued search for this life-sized mimic. Bello. Però è molto bello. Porco due, quanto sei bello. Secret research facility. It was last seen taking acting classes on Santa Monica. Comunque non fate ridere, raga. Mai. Cioè hanno fatto tutta sta stronzata. Breaking news. Just in, it seems there's been another escape from the Whiz Kids containment facility. I'm being Fallo, told that Andrea, a fallo. owl bear is now also on the loose. It appears the creature has deadly claws, Questa è la razor sharp classica talons. americana. Mamma mia, io c'ho la carta del baby Orso Goof, sì, Not to approach it, and definitely not to take it home, no matter how much they Madonna, quanto è might be lunga taking. questa From stronzata. everyone here at Channel 20, thanks for watching. I'm Hank Presto. Good night. Lui si chiama veramente Hank Presto. Ci posso credere. Tra l'altro i tuoi parenti liguri si chiamano Pesto. Andiamo avanti. Mi avevano chiamato per partecipare. Andiamo avanti. Attenzione. Joe Manganiello. Beh, certo. Coming out Grazie al next year, cazzo. and he has a special update just for us about where they are in the making of. Hi everyone, I'm Joe Manganiello. Like many of you, Dungeons & Dragons has had a huge impact on me ever since I was a kid, growing up, spending summers on a small island off the coast of Maine, and then throughout the rest of the year back home in Pittsburgh. It provided an incredible wellspring of form and creativity that sparked a lifelong love of storytelling that began galvanizing itself through my role as a Anche su di dungeon me. master, beginning at the young age of No, 9. la casa che c'ha Ultimately, anche. It was my love of Dragonlance that opened the door for my involvement with the brand, working tirelessly to develop a live-action version of the Dragonlance novels that have never been far from my thoughts throughout all these years since I first read them. Quindi? But I'm here today speaking to you because I'm also in the middle of directing and producing the official 50-year history of Dungeons & Dragons documentary. Working alongside leading Dungeons & Dragons scholar John Peterson, his co-author of several D&D books, Kyle Newman, and my brother and producing partner, Nick. Being that we're standing on the precipice of the 50th anniversary of Dungeons & Dragons in 2024, it was the perfect time for this documentary to be made. We're also currently in production filming elevated conversations with a host of creators, directors, screenwriters, authors, showrunners, rock stars, politicians, talk show hosts, comedians, professional wrestlers, studio executives, and visual artists who all came from completely different worlds but transformed their own lives. And as a result, the culture we live in. And I think it's important to say that we're not just documenting D&D's roller coaster of a history, but the incredible impact that it's had on the world and our culture up till now. So stay tuned, as we'll be bringing you more updates throughout the year as we get closer to the documentary's release date. That's right, in the year of the dragon, 2024. Ammazza il culo. Thanks so much. Bravi. That documentary is going to be the perfect way to celebrate 50 years of Dungeons and Dragons. It's so true. It's amazing getting to understand the inspiration behind it, how it has evolved, and the passion that still guides and empowers this legendary world of adventure and fantasy. There has never been a better time to make the epic stories of Dungeons and Dragons part of your personal è un documentario. There's room in this adventure for everyone in whatever way you and your friends and family like to engage most.
most. Yep, the fun of sharing our imaginations and our individual passions with others is what Dungeons & Dragons is all about. That is why it's been such a pleasure to be here today to share and celebrate this next leg of our adventure together. Okay. Ife and I thank you for joining us here at D&D Direct, but before we go, we have one last piece. The veritable boss battle of our whole show. That's right. You're going to see the seeds of storytelling that have been building over the past decade. You're also going to hear about what's coming next in the stories and adventures from Dungeons & Dragons Studio in 2024 and beyond. Take it away, Chris Perkins and Jeremy Crawford. Hey there, everyone. Ciao. We are so excited to talk about what we've spent the past decade building Okay, and la exploring fonte di together, D&D mi fa the D&D impazzire. multiverse. Mi fa impazzire. Within these bellissimo. stories, we visited fantastic worlds, embarked on thrilling adventures, and come face to face with a few of the D&D multiverse's most iconic characters and conflicts. Sì, io pure, We began Giacomo. our exploration of the multiverse in 2014, laying the foundation for exciting stories to come. Together, we uncovered mysterious obsidian obelisks brimming with incredible power. We fought off corrupt prophets of elemental evil before they could obliterate the Forgotten Realms. We battled giants, bent on conquering the Sword Coast, and we bore witness to the terrifying return of Tiamat, the evil queen of dragons. We also encountered some of D&D's most timeless figures, iconic spellcasters like the world-hopping wizard Mordenkainen, who confronted the vampire lord Strahd, and the witch queen Tasha, famous for her potent spells and tomes on fiendish lore. Were they friend or foe? Well, that was for you to discover. So what's next? As always, the D&D multiverse just keeps on getting bigger. In 2023, we'll pick up where we left off and introduce some new narrative threads. Let's start with Keys from the Golden Vault, a burglar's dozen of daring heists. One of the 13 adventures takes place in Revel's End, the bleak prison that features in the upcoming D&D movie Dungeons & Dragons. Ah, che bello! Hai detto, l'avevi detto. Next, we'll marvel at È molto figa quella legends location. and giant civilizations in the book Bigby Presents Glory of the Giants. Bello anche questo. Bigby, another timeless figure from D&D's multiverse, will expand on the origins of giants and their titanic struggles with each other as they vie for power. After that, we'll further explore the mystery of the obelisks that have cropped up in so many of our adventures. Phandelver and Below, the Shattered Obelisk, marks our return to Phandalin, where a mysterious obelisk begins to unleash monstrous danger beneath the earth. Next up is Planescape, Adventures in the Multiverse. Bet. In this book, we'll return to Sigil, a place where anything can happen. It's a city where everyone and everything is together, and as we know, that can lead to, well, disagreements. This realm of possibilities is full of wild and weird planes of existence for you to explore and sets up our major adventure in 2024. And we'll end this year with a closer look at a magic item that has been a delightful source of chaos in D&D, the Deck of Many Things. For the first time, we're delving into the multiverse-spanning story behind this bedlam-causing, campaign-rocking Questa è una manata, Remember, the D&D multiverse is always expanding. Even with so many new stories coming to light, there's still so much more to explore. And so many more stories to tell. A major D&D villain will be making his long-awaited return in the not-too-distant future. Dare we utter his name? Those of you who've watched Stranger Things may know Vecna as an otherworldly monster. Eccoci This qua. villain's true cosmic horror will be unleashed in 2024 with a world-hopping adventure Bello. that both celebrates our 50-year history and reveals even deeper plots for years to come. Vecna's reign of terror is just one example of the interconnected storytelling that can be found in D&D. Every new product is a chance for us to build on earlier work and plant new seeds for the future. It's true. Vecna is just the beginning. You're going to see so many more surprising connections emerge during the next 5 years. For example, the Red Wizards, whose evil is on display in the D&D movie, will have their own epic story in 2025. And speaking of villains in red, fans of the Dungeons & Dragons cartoon will be pleased to hear that the red-clad sorcerer Venger, that show's main antagonist, will return in a D&D adventure.
And let's not forget the era un League of Modron. Malevolence, C'era un an assemblage Modron. of villains introduced in the wild beyond the Witchlight. These villains seek power across the multiverse, and you will learn more Era about them palesemente il and their bagno members del Modron. in the years Sì. and stories to come. There are so many future secrets and stories that we can't possibly cover them all here. We can't wait to reveal them to you one by one. Thank you for supporting, Sì, è vero, sharing, and Vecna c'ha un telling design these pazzesco. incredible stories with us. D&D fans are truly the heart of this brand. What we write, Metti la you musica bring sotto, to life. anti-americana. And the most exciting twists and turns in Dungeons and Dragons are still ahead. Here's to the next leg of the adventure. Thanks for watching, everyone. From all of us here at D&D Direct, thank you for adventuring with us for nearly 50 years. Here's to 50 more. To 50 more. Goodbye, everyone. Loro odiosi. Sì. Loro veramente odiosi. Mi Bah. chiedo se avevamo veramente bisogno di questo. Di loro o di... Esagerato. Di questa mezz'ora. Ma in realtà, allora, posso dire che praticamente le cose interessanti sono gli ultimi 2 minuti. Sì. Gli ultimi 2 minuti fanno ben sperare, nel senso in cui mi hai fatto vedere la parte prima in cui è un avvicinamento ampio alle persone nuove, però non stai dimenticando quello che c'è stato prima, perché vai a riprendere comunque concetti che la community magari aspetta di approfondire da molto tempo. Per esempio, per me la roba del Deck of Many Things è molto interessante che vadano ad approfondirla, perché è una roba che comunque in un modo o nell'altro se hai giocato Dungeons and Dragons, esatto. se hai avuto a che fare. Quindi l'ultima parte è interessante, bisogna capire poi effettivamente che cosa vuol dire. Cioè, hanno detto titoli, hanno detto cose, saranno avventure, saranno espansioni, saranno manuali, cosa sarà? Canzoni, un disco, è un disco, un disco di musica classica. Potrebbe essere un disco. Poi il resto, non ho capito la roba di Minecraft perché non l'abbiamo vista bene, non ho la più pallida idea. D&D 1 in realtà, cioè bella, il Digital Space è figo, secondo me. Allora, posso dire una cosa, io forse lo vorrei utilizzare molto. Infatti probabilmente lo prenderò, ma probabilmente qualora continuassimo a giocare a D&D anche regolarmente online, in realtà why not? Però va visto, secondo me la cosa che mi aspetto è che ci sia un pacchetto in cui ho D&D Beyond più D&D digitale, perché se io prendo solo D&D digitale ma non ho accesso per esempio a varie classi, sottoclassi dei vari Tasha, Xanadar e bla bla bla, anche i mostri, cioè non posso spendere doppio. No. Tutto ciò che è su D&D, loro hanno fatto vedere che si può importare da D&D Beyond. Sì, puoi importare la tua scheda, hanno detto per adesso, il che si sono secondo me parati un attimo il culo. Sì, bisogna vedere quello che si può fare. Però hanno detto, di sicuro ci saranno i mostri del compendio dei mostri. Qui probabilmente nel costo iniziale tu hai quello, come nel costo... Ho paura dei costi, perché in realtà e soprattutto ho paura che allora, teoricamente questa roba qua tu dovresti metterla su Steam ed essere ottimizzata per la maggior parte delle macchine che va, o sulle console addirittura, e allora lì ha senso, perché in realtà anche se giocare a D&D con i tuoi amici su una console, come giustamente diceva Irene, è una roba che, ma come dici pure te, mi toglie molto l'avventura proprio in sé di D&D. Cioè, secondo me è una cosa strana, che però secondo me andrà tanto. Altro, secondo me non è per giocatori che giocano ormai da tanto tempo, perché magari... Cioè, è per i nuovi, sì. È la cosa bella di D&D che puoi andare ad adattare, puoi modificare alcune cose, puoi crearne altre. Ecco, bisogna vedere quanto sia aperto questo sistema, perché da lì capisci effettivamente quanto può funzionare o no. Allora, da quello che leggo, poi è lungo come comunicato, hanno già detto che metteranno una compatibilità con le regole della quinta edizione. Già questo comunque vuol dire che la quinta edizione ce la portiamo avanti ancora per un po'. Sì. Vabbè, sì. Che a me va benissimo. Quinta edizione, e scrivono che per forza di cose ovviamente dovranno mettere insieme il manuale dei mostri e il manuale del giocatore. Per cui attualmente
c'è tutto quello che c'è nel manuale. Quei due manuali ci sarà quello che c'è dentro. Ma tu però ti rendi conto che è brutto che se tu parti con una cosa del genere non puoi usare Xanadar dopo che so anni che... No, aspetta, qua è proprio un fatto di compatibilità e implementazione con, per esempio, i mostri e gli incantesimi. Poi magari troveranno un modo per cui tu lanci l'incantesimo ma non c'è l'effetto visivo. Cioè, probabilmente dovranno fare in questo modo, perché sennò si autolimitano. Perché cosa fai? Tu fai uscire espansioni, fai uscire avventure, ma non puoi usarle nel tabletop virtuale che tu stai producendo. Quello non ha senso. Bisogna capire questa roba qua, però vediamo. Quando è che lo lanciano? È ancora qua c'è scritto la schedule no, il ruolo del master nessuna data. semplificato. Cosa? Il ruolo del master, no? Cioè Sì. qui comunque va a limitarsi a usare i PNG, i mostri. Vabbè, però aspetta, noi stiamo parlando comunque del combat, cioè nel senso non è che stiamo parlando di tutto il gioco. Loro cioè... però comunicativamente hanno bisogno di far passare quest'idea del fare il master è più semplice di quello che credo. Esatto, ma è proprio necessario per loro. Cioè, hai visto anche prima il cartone animato? Cioè, vogliono spostare, ma poi è quello che ci hanno detto anche a noi in comunicazione quando abbiamo fatto il doppiaggio del film. Cioè, loro vogliono spostare l'attenzione dal gioco classico e pesante, che è solo di chi vuole impegnarsi a entrare in un gioco del genere, a tutti, ad allargare le robe. E quindi... Per esempio, qua una cosa del comunicato su cosa si vogliono concentrare in futuro per il tabletop è, c'è proprio scritto, vogliamo che i Dungeon Master siano in grado di costruire mondi molto velocemente e farli giocare al tavolo tagliando in due il tempo di preparazione, di creazione mappe, miniature e cose simili. Mettono tutto a disposizione. Ti mettono a disposizione qua c'è proprio scritto un creation tool. Io non ho visto nulla di 1D&D MX sulle dinamiche del paladino, purtroppo no, non ho visto, non lo so, tu hai visto qualcosa? No, non ho ancora visto. Volevo andare a vedere, volevo andare a approfondire, però ancora non ho visto niente. Io 1D&D non lo sto seguendo molto, esatto, più che altro perché proprio per mio essere di gioco sono fermo su quinta edizione, voglio star fermo lì attualmente. Ma perché semplifica? Non lo so, però anche lì, quando io, anche per l'espansione mi prendo un po' di tempo per guardarle e capire se l'implementazione ha senso o meno. Perché va bene che ci sono i playtest, però essendo che è qualcosa che poi devi confrontare a diverse tipologie di giocatori, a diverse situazioni, hai bisogno di tanto tempo per vedere. Il paladino può smaitare con i pugni. Beh, ci sta, è un monaco fondamentalmente. È un monaco di un altro. Ci sono i monaci. Sì, no, è che però ha senso perché lo smite è una roba del paladino, non dell'arma, in qualche modo. Cioè, esatto, quindi ha senso. Ha un suo senso, è una cosa che però, tra virgolette, ormai tra un po' i master facevano come implementazione da soli. Esatto. Cioè, è una roba che. Sì, ma loro, loro sfruttano. La roba che fa incazzare a me è quello che comunicativamente hanno sbagliato a inizio anno. Ah, vabbè, sì, lì è hanno sbagliato. Però loro in realtà hanno sbagliato la comunicazione, ma fanno bene, secondo me, a andare dietro alle cose che funzionano, tipo anche il Found VTT. A voglia. Quello che diceva Francesco, cioè in realtà tutto quello che stavano facendo vedere su 1D&D, su D&D 1, quello che cazzo si chiama, in realtà è già roba che vedi su Foundry, addirittura vedi su altre piattaforme, su Foundry sicuramente che è la più avanzata. Quindi loro fanno in modo di acchiappare tutto quello che già funziona su queste piattaforme e lo rifanno sulla loro, per forza. Sì, ma qua c'è scritto si può avere mappe 3D statiche oppure puoi importare le tue mappe 2D e giocare con le mini su quello. Per cui probabilmente secondo me sarà utilizzato molto di più quello su 2 dimensioni, per il semplice fatto che bisogna capire anche cosa richiede proprio di però esatto, però la cosa buona che hanno detto, che è una cosa molto figa che stanno facendo tutti quelli che stanno progettando dei VTT o che stanno uscendo con dei VTT in 3D, è che si potranno acquistare, a quanto ho capito, degli asset fatti dagli altri. Sì. Potranno prendere da uno shop. Questo è figo perché vuol dire che tu ti puoi personalizzare sul manuale di D&D delle mappe con i loro asset o con gli asset tuoi. Questo bisogna capire, perché questo è sempre un rischio, nel senso, quando tu apri un marketplace di prodotti che sono creati dal pubblico, è sempre un grande rischio. Per me è un esempio che viene da Steam. Sì. Non so se qualcuno ha presente Steam.
per farla breve, provò ad un certo punto a dire: ok ragazzi, vogliamo che voi abbiate la possibilità di mettere i vostri giochi a disposizione, noi li guardiamo, diamo il nostro semaforo verde, che è proprio il green light, se è un prodotto interessante, però c'è anche il voto del pubblico. Cosa è successo? Che tu non trovi praticamente mai nulla di effettivamente bello fatto bene, sono pezzi insensati e molto spesso devi chiedere il rimborso per robe simili. Per cui è sempre un rischio. In più, l'altra cosa è come fai a gestire effettivamente un mercato di una community così grande, perché è una community enorme, senza senso. Vabbè, sicuramente ci dovrebbero essere dei filtri, ci dovrebbero essere dei controlli, cioè, per forza, guarda. È difficile farlo su D&D Beyond, perché già D&D Beyond è un bordello col suo, quello che è in realtà il suo spazio di... Ah, rotto il cazzo. Hai proprio rotto il cazzo. Ha rotto il cazzo. Vabbè, vuole dire la sua anche lei. Non gli è piaciuto D&D 1. Vabbè, comunque, noi ci vediamo prossima settimana con l'Arena dei Cristalli. E intanto, grazie, sei stato con noi, è stato molto, molto bello. Noi andiamo a giocare, andiamo a rilassarci. Che è successo? Ha fatto cadere. Cosa ha fatto cadere? Hai rotto il cazzo? No, stai zitta. Zitta. Buona serata. Buona serata. Ciao. Ciao. Ciao Azu.